Questo è un iPad mini e questo è un iPhone 13 Pro con una fotocamera macro in grado di fare foto a cose piccolissime. Ti faccio vedere. Kama, togliti la giacca. No. Questa è la trama della giacca di Kama e a malapena riesco a vederla ad occhio nudo. Vedi? Esatto. No. Ho solo 5 minuti di tempo per fare più foto possibili qui in giro per lo studio, trovando le cose più piccole per poi disegnarci sopra con l'iPad mini. Ce la farò? Oggi non poteva esserci giorno più bello. E tada! Eccolo qui, il piccolo gioiellino. Sono veramente contentissimo di essere riuscito a mettere mano su questo micro mini iPad. E non solo, anche su tutti questi bellissimi prodottini. Intanto partiamo dal protagonista. Non so se si capisce bene quanto è piccolo, quindi prendo l'iPad Pro che ho. Ecco, che non entra neanche nell'inquadratura. Andiamo a scartare anche l'iPhone. Mamma mia, che riflessi. Mettiamogli anche una cover. Ok, questo qua sarà il cellulare che userò per fare le foto macro. Ma sono anche curioso di vedere com'è l'iPhone mini. Che bello, che bello. Questo colore è il mio preferito in assoluto e la differenza mi sembra abbastanza evidente. Questo sembra gigantesco. iPhone mini per delle mini mani, ma noi useremo l'iPhone Pro perché abbiamo delle mani pro. Io direi bando alle ciance e andiamo subito in giro a disegnare. Vai. Allora, vediamo qua. Wow, questa qua sembra un mare, bellissima. Poi, vediamo. Vediamo qui cosa potrebbe esserci. Io voglio vedere che cosa ingurgiterò per pranzo. Andiamo da Francesca. Vediamo, quanto manca? 2 minuti e mezzo. 2 minuti? Guarda qua, questo qua è un coso microscopico impercettibile. Questo qua è carta, eppure qua sembra fatto di carta vetro. Quanto manca? 1 minuto. 1 minuto? Quanto tempo abbiamo? Tipo 30 secondi. Kama, vieni qua. Fai così, fai così. Kama, fai così. Guarda. Mio Dio. E poi. Basta, fine. Finito il tempo. Comunque noi ridiamo e scherziamo, però guarda qua. Voi che cosa vedete? Assolutamente niente. Ma io vedo tutto. Questa microfibra è così in realtà. Hai già idea di cosa farai sulle foto? Fatti i cavoli tuoi. Quindi eccoci qui. Abbiamo fatto veramente un sacco di foto, tantissime foto. E ora la cosa comoda è che me le posso passare tutte quante con AirDrop. Direttamente sull'iPad. E eccole qui, tutte quante. Questa è la prima foto che mi ha ispirato fin da subito. Infatti è stata anche una delle prime foto che ho fatto. Questa qua è la foto che ho fatto a questo tavolino e non sembra neanche più legno. Sembra un mare, non so, mi dà queste mare vibes. Quindi volevo disegnare una scena marittima, tipo qua una bottiglia dentro l'acqua con un esserino, forse, qui, e una nave che con un grandissimo braccio la sta prendendo. E qua ci mettiamo tipo il marinaio. Questa qua potrebbe essere un'idea carina. Vediamo come svilupparla. Sono molto contento di come è venuto fuori. Cioè è veramente bellissima questa cosa di riscoprire gli oggetti che abbiamo attorno facendo delle foto macro, così nel particolare, che praticamente possono diventare qualsiasi cosa. Le nervature del legno sono diventate delle onde del mare, con questa sirena che sta dentro questa enorme bottiglia. Perché qui insomma le proporzioni non contano più. Ciò che è piccolo diventa gigante, ciò che è gigante diventa piccolo. E questa barchetta con queste proporzioni così tozze, questo braccio è proprio carina. Per non parlare insomma del marinaio che ovviamente vede la bella donzella, dice ma ciao, sei veramente una donna accattivante. E in più questa grana e questo bianco e nero gli dà proprio quelle vibes da film romantico di altri tempi. Ma
Pensiamo al prossimo disegno. Questa foto l'ho scelta perché mi ispirava anche questa tantissimo. È il polpastrello del mio dito. Infatti si vede già da tutto lo schifo che c'è sopra. La cosa brutta di fare le foto macro è che sembra che faccia tutto schifo, quando in realtà questo sporco non esiste. Il nostro occhio non arriva a vederlo, quindi se non puoi vederlo non esiste. Questa è la regola. Ed è la regola che seguo anch'io quando faccio pulizia dentro casa. Eliminare lo sporco? No, nasconderlo molto bene. Questa è la soluzione. E queste nervature dell'impronta digitale creava questo scenario che sembrava essere una specie di deserto. E quindi volevo fare un ragazzo, magari con, non so, con un turbante, che sta correndo contro il vento. Tipo qui c'è un fortissimo vento che lo sta spingendo indietro, qua lascia le orme, e magari anche accompagnato da, ora non so, un essere, boh. E sta andando sulla cima di questa collina, e sulla cima di questa collina c'è un essere misterioso, che non so ancora quale sia, insomma, devo pensarlo bene. Un essere misterioso che emana, non so, una luce fortissima. Vediamo. Questo è veramente strano. Cioè mi piace tantissimo perché mi piace appunto la dinamicità di questi elementi. Questo sfocato che dà proprio l'idea del vento che gli va incontro e di lui che sta cercando di resistere. Anche questi indumenti un po' etnici mi piacciono. Questo esserino è veramente carino. Questa specie di volpe serpente calzino del deserto. Veramente cute. E poi in cima c'è lui, l'essere supremo. Praticamente è il cervo di Princess Mononoke. O è il Patronus di Harry Potter. Effettivamente potrebbe sembrare il Patronus di Harry Potter. Però mi piace veramente tantissimo il fatto che ci sia questa aberrazione cromatica che ho aggiunto per dare proprio quell'effetto di essere soprannaturale. E anche questi cerchi concentrici che danno questa sensazione di risonanza, come se stesse entrando in contatto con tutto ciò che lo circonda. Carino. Ma siamo solo al secondo disegno. Il mio obiettivo è farne, non so, 5, sì, dai, ce la posso fare. Su questo sono un po' in dubbio. È il macro di un oggetto non molto comune, quindi questo qua lo rende ancora più difficile da interpretare. È un mappamondo di carta, tipo esagonale, e quindi, non so, c'è questa fessura, questa specie di crepaccio che separa due persone, una ragazza e un ragazzo, o una ragazza e un ragazzo, non lo so. Sono molto in difficoltà, non so come verrà fuori questo, vediamo. The high tide flows around here. Through the whispers of pines I hear them sing. The more you love, the more you live. Allora, questo disegno è venuto fuori carino, però è un po'... Ho rappresentato due ragazzi, sostanzialmente, sfruttando l'idea del mappamondo, che anche se lontani, potenzialmente anche centinaia di migliaia di miliardi di chilometri, comunque sono separati ma vicini attraverso appunto i loro smartphone con cui si mandano messaggini, emoji, eccetera. Mi piace comunque lei, il vestito di lei, comunque la posa, non so, lei mi sembra molto aggraziata. Lui un po' meno, perché ha questi pantaloni larghi, c'ha queste... boh, vabbè, è particolare. Però non so, forse le emoji lo rendono un po' più banalotto. Boh, fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Ma vabbè, cercherò di rifarmi con il prossimo disegno. Ah, questa foto qui è bellissima. Cioè voi non potete capire quanto fossero microscopiche queste bollicine d'acqua che stavano su questa bottiglietta d'acqua frizzante. Erano proprio piccolissime e qua sembrano enormi. Quindi ho detto devo assolutamente farci qualcosa, ma non so cosa. Nel senso, vedendo tutte queste forme un po' ovali mi viene in mente qualcosa di alieno. Magari cercare di trasformarle in pianeti e astronavi. Il problema di questa foto è che è proprio un'immagine da microscopio, dall'alto, quindi non c'è una profondità, è piatta. Magari potrei fare un esserino qui, un qualcosa. Boh, vediamo.
Allora, ho avuto un po' di difficoltà. All'inizio pensavo di fare un qualcosa, poi pensavo di farne un'altra. Alla fine sono andato su, diciamo, un'idea meno elaborata, più semplice, ma secondo me che ha reso molto. Questa cosa qua, cioè, la cosa che mi piace di questa immagine è che è piccola. Questo soggetto all'interno di questa bollicina prende esattamente lo spazio della bollicina. Andando a zoomare, uno può vedere meglio i dettagli e quindi la capigliatura, il character design di questo esserino che è circondato da tutti questi pesciolini colorati, perché un tocco di colore secondo me ci stava, altrimenti era tutto quanto in bianco e nero. Almeno così l'occhio a primo impatto già capisce che il focus è qui, perché ci sono qua i colori. Davvero carino, carinissimo, bellino. Proprio mi piace. Se piace anche a voi, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ma ora è arrivato il momento che tutti noi stavamo aspettando, e cioè l'ultima foto su cui disegnare. E sapete benissimo qual è. Questa qui. Io qui ho visto la foto e già sapevo istantaneamente cosa disegnarci. Cioè la luce è perfetta, questo angolino luminoso e questa luce qui che esce da questa caverna mi dà proprio la sensazione di un omino qui che tiene in mano, non so, una torcia, che quindi fa luce anche qui sopra. Perfetto, col cappellino perché è un avventuriero. E qui un infido mostro che si vede così in controluce, che in parte esce fuori come se stesse nascondendo nell'oscurità. Vediamo, non vedo l'ora di finirlo così poi lo faccio vedere a Kama. Eccoci qua. Sono commosso. Non pensavo che una semplice foto di una narice potesse nascondere questo. Questa ambientazione così avventurosa, così dinamica, così tenebrosa e misteriosa. Mi piace moltissimo questo soggetto e in generale il fatto che sia un po' avanti con l'età, nel senso ha il nasone grosso, ha i baffetti, ha la roghina. È secchetto, come però un cinquantenne agile che si tiene in forma, e con questa torcia fa luce qui davanti alla caverna, spaventando quindi ovviamente i pipistrelli che si nascondono nel naso di Kama, di cui tutti noi già sapevamo l'esistenza, scoprendo quindi questo essere misterioso e tenebroso che all'inizio non sapevo bene come fare, ma poi ho detto perché non farlo tipo come se fosse un drago, visto che c'era questa luce rossa che era perfetta, come se il drago stesse uscendo fuori dalla sua tana fiammeggiante. E infatti anche gli occhi sono fiammeggianti e socchiude così gli occhietti perché non ci vede bene in fondo, quindi io direi di fargli degli occhiali e anche dei baffetti. Perfetto. Ma uno dei dettagli che secondo me gli dà proprio quel qualcosa di bello è questa, la nebbia, che intanto enfatizza la profondità dell'illustrazione, quindi la distanza che separa il mostro dal soggetto, e poi crea questa ambientazione tetra dove anche questi qua, che sappiamo tutti quanti essere peli del naso, in questo contesto non si trasformano in, non so, erba alta. Ma chi se ne frega di tutto quello che ho da dire io, perché tanto so che tutti voi siete interessati al parere di Kama e di Francesca, quindi chiamiamoli. Kama! Cicettina? Vieni. Dimmi tutto. Dovrai dirmi proprio la parola che descrive il disegno. Vai, allora con una parola, freddo. Perché vedi c'è un arpione gigante, mi sto immaginando questo tizio che va a pescare le balene. E non è una cosa bella pescare le balene. E quindi è freddo. È tutto così grigio, il mare grigio in un luogo freddo. Questo cos'era, il tavolo? Sì, il tavolo. Madonna, sembra un mare, sembra. 3, 2, 1, infatti. Oh, sai cosa mi piace di questo disegno qui? Cosa? La resa, La grana. la pasta che hai dato alla bottiglia. Vero, sembra proprio tipo un film romantico anni. Sì. A Kama piace la pasta. La pasta. È un vero italiano. Esatto. Cosa? Allora posso dire, rende molto bene l'effetto ombra, cose così, sembra proprio che ci sia un bagliore. Rende meno l'effetto vento, secondo me. Sì, dici? Questo Visto? mi fa pensare a Journey. Ma perché è un journey. Journey. Un viaggio spirituale di questi due esseri per cercare questo elemento divino. Vabbè, parola? Journey. Journey. Questo Aspetta, cos'è? Una tessitura. era il mappamondo che ha in studio Francesca. Fammi vedere. Niente, sono due persone sedute che si scambiano i messaggi. Ma perché il mappamondo Si mandano sono... Le hai scelte apposta per me. Ora voglio fare proprio un annuncio. Secondo me la luna nera non è usata abbastanza. È vero, agli occhi birichini. Dovrebbe essere usata molto molto di più. Sì, allora lei si vede che è stesa, lui sembra tipo appoggiata a una parete.
Sorry. La parola è comunicazione. Vabbè, queste sono gocce d'acqua. Sembra Ponio come sarebbe se fosse Sibilla Kuman. Che Sibilla Kuman? Quella che fa tipo Harry Potter. Ah, ok. Quindi la parola Sibilla Kuman. Sibilla Kuman. Vabbè. Questo è proprio brutto. Come il più brutto? Hai preso un'intera cosa e ci hai fatto. Ma è bellissimo proprio per questo. Siamo tornati ai tempi del caprocitauro marsupiale che vive nell'acqua minerale. Ma capito? Tu non puoi capire, solo chi mi segue da 10 anni può capirlo. Che io seguo ancora, se no? l'avete capito, allora io provo veramente stima per voi e grazie mille mi seguite così tanto tempo. Ma ora arriviamo all'ultimo che sarà quello che ti piace di quello più. definitivo. Vai. Ma che schifo. Ma che È un naso. lo vedo. Sai riconoscere di chi è? Tuo. Non è mio. Scusa. Guarda i pelletti bianchi e la barba. È di Cama. È È di Cama. Babbo Natale. Non è- Cosa ci hai messo? Uno Yeti, una caverna e una foresta? Dai, fammi vedere, un esploratore. Mio Dio, cosa c'è dentro il mio naso? Ma è orribile. Cioè, è bellissimo, ma è orribile, mi spaventa. Poi ci sono anche i pipistrelli che escono fuori dal tuo naso. Mi piace. Questo è il più bello. Grazie. Bravo, Rick. Bravo. Grazie. E la parola è Oscuro. scuro. Ti dirò che il disegno è bello, ma la cosa più bella è la foto. Complimenti come disegnatore, ma più complimenti come fotografo, perché sei riuscito a farmi vedere l'interno di un naso senza farmi dire "Ah!". Ma tu non sai quante foto ho fatto prima di raggiungere questa? Erano tutte da. Com'era, scusa, mi fai. No, ma non ho capito la parola. Com'è? Puoi ripetere ancora? Questa. Voglio vedere quanto andavi avanti. Puoi andare. Goodbye, my darling. Cacchio, a forza di fare così mi sono sentito male sul serio.